Benvenuti. Benvenuti al nostro podcast, Italian Flow. Ehi ragazzi, come state oggi? Spero bene. Io sono Maria e questo meraviglioso ragazzo accanto a me è... Stefano, piacere di conoscervi, ancora una volta. Ride, sempre così teatrale. Comunque, ragazzi, oggi abbiamo preparato qualcosa di veramente speciale per voi. Sì, davvero, ma prima, pausa drammatica, c'è una cosa importantissima che dobbiamo dirvi. Se state imparando l'italiano, e immagino di sì, altrimenti perché sareste qui? Sorriso complice. Per favore, iscrivetevi al nostro canale. Guardate, lo so, tutti dicono iscrivetevi, ma ascoltate, per noi fa veramente la differenza. Toccandosi il cuore. È vero, cliccate quel bottone rosso qui sotto, ci vogliono letteralmente 3 secondi e lasciateci anche un bel like al video. Contando sulle dita, 1, 2, 3, fatto. Facilissimo. Ogni singolo like che lasciate ci aiuta a raggiungere più persone nel mondo che, proprio come voi, vogliono imparare questa bellissima lingua. Compassione. E ragazzi, non c'è cosa più bella che aiutare le persone a innamorarsi dell'italiano. Ogni volta che vediamo quei numeri salire, ci si riempie il cuore. Assolutamente. Più like, più iscritti, più persone possiamo aiutare. È un circolo virtuoso bellissimo. Quindi, guardando in camera con un sorriso, grazie mille in anticipo, a tutti voi. Sul serio, grazie. Respirando e sistemandosi i capelli. Allora, Stefano, come va oggi? Come ti senti? Stiracchiandosi. Ma tutto sommato bene, dai. Un po' stanco, ma bene. E tu? Facendo una smorfia. Abbastanza bene, però, sospiro drammaticamente, questa mattina ho lavorato tantissimo. Ah sì? Cosa hai fatto di così interessante? Allora, ho avuto 3 riunioni, 3, una dopo l'altra, senza neanche un minuto di pausa. Faccia disgustata. 3 riunioni, Madonna Santa. Io odio le riunioni con tutto il cuore. Sono così, come dire, noiose, mortali. Ridendo amaramente, anch'io le odio, ma sai com'è, fanno parte del lavoro. Che vuoi fare? Hai ragione. E tu invece? Com'è andata la tua giornata? Rilassato. Beh, abbastanza tranquilla, devo dire. Stamattina ho lavorato da casa. Ah, beato te. Continuando, ho risposto a un po' di mail, ho fatto qualche telefonata e... pausa colpevole. Ho bevuto forse troppo caffè. Ridendo. Forse? Ma quanto caffè hai bevuto, Stefano? Grattandosi la testa, imbarazzato. 4 caffè? No, aspetta, forse 5? Non ricordo esattamente. Occhi spalancati. 5 caffè? Ma dai, non è per niente salutare. Sulla difensiva, gesticolando. Lo so, hai assolutamente ragione. Ma quando lavoro da casa ho sempre bisogno di caffè. Mi aiuta a concentrarmi, capisci? Comprensiva ma preoccupata. Va bene, ti capisco. Anch'io bevo parecchio caffè quando lavoro, però 5 è davvero troppo. Con tono di promessa solenne. Ok, domani ne bevo solo 3. Promesso. Fa il segno della croce. Ridendo. Va bene, ci credo, più o meno. Comunque, parlando proprio di lavoro, Esatto. Oggi vogliamo parlare di un argomento super utile per voi. oggi parliamo di come parlare del proprio lavoro in italiano ed è un argomento fondamentale, credetemi. Enfatico. Importantissimo. Perché, guardate, quando cominciate a imparare l'italiano, una delle primissime domande che la gente vi farà è sempre Che lavoro fai? Junks. Continuando, è proprio così. È una domanda classica, tipica italiana. Quando incontri qualcuno di nuovo, dopo come ti chiami e di dove sei, arriva sempre che lavoro fai? Oppure cosa fai nella vita? O ancora cosa fai di lavoro? Esattamente, ci sono diversi modi per fare questa domanda e tutte queste forme sono perfettamente corrette e super comuni. Annodendo. Allora ragazzi, mettetevi comodi perché oggi facciamo un viaggio completo. Iniziamo proprio dalle basi. La domanda più semplice e più comune in assoluto è: che lavoro fai? Oppure, in modo ancora più informale, cosa fai di lavoro? Questa la sentirete moltissimo in conversazioni casual. Esatto, sono molto simili, praticamente identiche. Entrambe vanno benissimo. E come si risponde a questa domanda? Beh, ragazzi, la risposta più semplice è dire direttamente il vostro lavoro. Per esempio, io posso dire: faccio l'insegnante. Perfetto. Oppure puoi dire
sono insegnante. Esatto. Faccio l'insegnante o sono insegnante. Tutte e due le forme sono assolutamente corrette. Ma ragazzi, fate attenzione, c'è una differenza grammaticale piccola ma molto importante qui. Con faccio usiamo sempre l'articolo. Faccio l'insegnante, ma con sono non usiamo l'articolo. Sono insegnante. Faccio l'insegnante con l'articolo, sono insegnante senza articolo. È una piccola differenza, ma è fondamentale per parlare correttamente italiano. Entusiasto. Ok, vediamo insieme altri esempi pratici. Pronti? Se sei dottore, puoi dire faccio il dottore, oppure sono dottore. Se sei avvocato, faccio l'avvocato oppure sono avvocato. Se sei infermiere, puoi dire faccio l'infermiere o sono infermiere. Se sei cuoco, faccio il cuoco oppure sono cuoco. Vedete? È molto semplice, basta seguire questa regola base. Sì, abbastanza. Ma ovviamente c'è di più. Certo, a volte vogliamo dare più informazioni, essere più specifici, più dettagliati, no? Esatto. Per esempio, tu non dici solo sono insegnante, vero Maria? No, io dico sono insegnante di italiano. È molto più preciso, più chiaro. Perfetto. Oppure puoi anche dire lavoro come insegnante di italiano. Ah sì, lavoro come è un'altra struttura super utile e molto molto comune in italiano. Assolutamente. Altri esempi rapidi? Lavoro come ingegnere, lavoro come cameriere, lavoro come programmatore, lavoro come grafico. E se vogliamo dire dove lavoriamo, come si fa, Stefano? Ah, ottima domanda. Ci sono diverse possibilità. Possiamo dire lavoro in e poi il tipo di posto. Per esempio? Lavoro in un ufficio, lavoro in un ristorante, lavoro in un ospedale, lavoro in una scuola. Perfetto. Oppure possiamo essere ancora più specifici e dire lavoro per seguito dal nome dell'azienda o dell'organizzazione. Con esempi? Esatto, come lavoro per Google, lavoro per una piccola azienda italiana, lavoro per una multinazionale. Mi piace che hai detto piccola azienda italiana. È molto specifico e molto realistico. Beh, è la verità. Molte persone lavorano per piccole aziende. Non tutti lavorano per Google o per grandi multinazionali come Apple o Microsoft. Hai completamente ragione. In Italia in particolare ci sono moltissime piccole e medie imprese, le famose PMI. Ok ragazzi, facciamo un esempio completo e super dettagliato. Siete pronti? Pronti? Allora, Maria, dimmi, che lavoro fai? Allora, io sono insegnante di italiano. Lavoro per una scuola online dove insegno italiano agli stranieri. Insegno a studenti di tutto il mondo, dall'America, dall'Asia, dall'Europa, dall'Africa. Perfetto. Vedete ragazzi, lei ha dato tantissime informazioni utili in poche frasi. Ha detto cosa fa, dove lavora e anche a chi insegna. Esatto, è bello dare qualche dettaglio in più quando parliamo del nostro lavoro. Rende la conversazione più interessante. Ora tu, Stefano, che lavoro fai? Racconta anche tu. Ah, io? Beh, io faccio un po' di tutto. Sono come si dice, un tuttafare. Dai, parla seriamente. Ok, allora. Io faccio diversi lavori. Sono insegnante, come te Maria, ma sono anche content creator. Ah, content creator. Puoi spiegare meglio ai nostri studenti cosa vuol dire esattamente? Certamente, vuol dire che creo contenuti online, video, podcast, articoli, post sui social media, cose così. È un lavoro molto moderno, nato con internet. Interessante. E dove lavori? Hai un ufficio? Vai in ufficio tutti i giorni, come facevo io prima? No, assolutamente no. Io lavoro da casa. Lavoro da casa ormai da 3 anni e mi piace moltissimo, devo dire. Questo è importante, ragazzi. Lavorare da casa significa work from home in inglese. È un'espressione molto molto utile. Sì, utilissima, soprattutto adesso, dopo la pandemia. Tantissime persone lavorano da casa, vero Maria? Verissimo. E notate bene, da significa from, in questo caso. Da casa uguale from home. Esatto. Possiamo anche dire lavoro in smart working oppure lavoro da remota.
Ah sì, noi italiani usiamo moltissimo queste espressioni inglesi, smart working e remote work. Sì, è un po' strano, ma è così. Siamo italiani, ma a volte sembriamo americani quando parliamo di lavoro. È verissimo. Business, meeting, deadline, email, call, team. Usiamo tantissime parole inglesi. Siamo proprio così. Va bene, va bene. Continuiamo con argomenti più italiani. Un'altra cosa molto importante è parlare del proprio orario di lavoro. Ah sì, la gente spesso chiede che orari fai? Oppure quante ore lavori al giorno? Esattamente, e puoi rispondere in diversi modi. Per esempio, lavoro 8 ore al giorno. Oppure lavoro dalle 9 alle 17. Dalle 9 alle 17, questo è molto utile, ragazzi. Usiamo dalle e alle per indicare l'orario di inizio e di fine. Sì, precisamente. Dalle 9 alle 17, se usiamo l'orario delle 24 ore, che è molto comune in Italia. Stefano ha ragione, in Italia usiamo moltissimo l'orario delle 24 ore, soprattutto in contesti formali o professionali. Esatto, non diciamo 5 p.m. come in inglese, diciamo 17. Quindi lavoro dalle 8 alle 16 significa che lavori dalle 8 di mattina alle 4 del pomeriggio. Perfetto. E tu, Maria, che orari fai normalmente? Io dipende molto dal giorno della settimana, sinceramente. A volte lavoro la mattina presto, a volte lavoro il pomeriggio, a volte anche la sera. Quindi anche tu hai un orario flessibile. Sì, esattamente. Lavoro quando i miei studenti sono disponibili. Alcuni studenti preferiscono lezioni la mattina, altri la sera, altri ancora il weekend. Capisco perfettamente. È normale per noi insegnanti online. Dobbiamo essere flessibili. Proprio così. E tu, Stefano, che orari fai normalmente? Io? Dipende tantissimo. A volte inizio presto la mattina, tipo alle 7 o alle 8. A volte comincio più tardi, alle 10, anche alle 11. Quindi non hai un orario fisso, non hai un orario rigido. No, non proprio. Il mio orario è abbastanza flessibile. Dipende dai progetti che ho in quel momento. Orario flessibile, very flexible schedule in inglese. Deve essere bello avere questa flessibilità. Sì, mi piace tantissimo. Mi permette di organizzare la mia giornata come voglio io. È una libertà bellissima. Ok, parliamo anche di un'altra cosa importante, i giorni lavorativi. Ah sì, in Italia normalmente si lavora dal lunedì al venerdì. Questa è la settimana lavorativa standard, classica. Esatto, possiamo dire lavoro dal lunedì al venerdì, oppure lavoro 5 giorni alla settimana. E il weekend? Il sabato e la domenica si lavora. Beh, dipende moltissimo dal tipo di lavoro che fai. Alcune persone lavorano anche il weekend. Sì, per esempio chi lavora in un ristorante spesso lavora il sabato e la domenica. I ristoranti sono sempre pieni nel weekend. Vero? O chi lavora in un bar, in un negozio, in un supermercato, in un hotel. O chi lavora in ospedale. Dottori e infermieri lavorano sempre, anche il weekend, anche la notte. Esattamente. Quindi è importante saper dire queste cose. Puoi dire lavoro anche il weekend, oppure non lavoro il weekend. Sì, utilissimo. Oppure ho il weekend libero. Ho il weekend libero. I have the weekend off. Bellissima espressione, molto usata. Io dico sempre questa frase con grandissima gioia. Ho il weekend libero. Faccio un gesto di vittoria. Anche io. Chi non ama avere il weekend libero? Nessuno. Tutti, ma proprio tutti, amano il weekend. Ok, ragazzi, parliamo anche delle ferie, le vacanze dal lavoro. Ah sì, in inglese si dice vacation o holidays. In italiano diciamo ferie. Le ferie è una parola importantissima nel vocabolario italiano del lavoro. Vado in ferie significa I'm going on vacation. Esatto, puoi dire ad agosto vado in ferie o a luglio vado in ferie. Oppure ho 2 settimane di ferie o ho un mese di ferie. In Italia moltissime persone vanno in ferie ad agosto, a volte tutto il mese di agosto. Sì, è una tradizione italiana fortissima. Ad agosto molte aziende chiudono completamente. Proprio chiudono. È vero, le città italiane ad agosto sono praticamente vuote. Tutti vanno al mare o in montagna.
È proprio parte della cultura italiana. Io amo agosto, proprio per questo motivo. Anche a te piace andare in ferie, eh? A chi non piace? Le ferie sono bellissime. È tempo per rilassarsi, viaggiare, stare con la famiglia, con gli amici. Assolutamente, hai ragione. Va bene, parliamo anche di un'altra cosa molto utile. A volte vogliamo parlare di cosa facciamo specificamente al lavoro, giusto? Sì, esatto, le nostre responsabilità quotidiane. Cosa facciamo ogni giorno, concretamente, al lavoro? Per esempio, io posso dire scrivo script per video, oppure registro podcast, oppure edito video. Perfetto. E io posso dire insegno italiano online, oppure preparo lezioni per i miei studenti, oppure correggo i compiti. Bene, vedete ragazzi, usiamo i verbi per descrivere le nostre attività lavorative quotidiane. Sì, altri esempi molto comuni sono rispondo alle email ogni giorno, partecipo a riunioni, incontro clienti, faccio presentazioni. Lavoro al computer tutto il giorno, parlo al telefono con i colleghi, gestisco progetti, organizzo eventi. Scrivo report, analizzo dati, risolvo problemi tecnici. Molto bene. Questi sono tutti verbi ed espressioni super utili per parlare del lavoro quotidiano. Ragazzi, prendetevi un momento per pensare, cosa fate voi al lavoro? Quali verbi potete usare? Sì, è un ottimo esercizio. Pensate alle vostre attività quotidiane e provate a dirle in italiano. Parliamo anche dei colleghi. Questa è una parte importantissima del lavoro, no? Assolutamente. Colleghi significa coworkers in inglese, le persone con cui lavoriamo ogni giorno. Puoi dire ho dei colleghi molto simpatici, o i miei colleghi sono gentili, o lavoro con un team fantastico. Oppure i miei colleghi sono molto bravi, o i miei colleghi sono professionali. O ancora, vado d'accordo con i miei colleghi. Sottolineando, andare d'accordo. We get along. Questa è un'espressione molto italiana e molto comune. Sì, andare d'accordo con qualcuno significa avere un buon rapporto con quella persona. È molto importante. Esatto. Possiamo dire io e i miei colleghi andiamo molto d'accordo, oppure con il mio capo vado d'accordo. Il capo è il boss, il manager. È molto importante andare d'accordo con il capo. Sì, verissimo. E il contrario? Se non vai d'accordo con qualcuno? Puoi dire non andiamo d'accordo, o abbiamo qualche problema, o non abbiamo un buon rapporto. Ma speriamo di no. È sempre meglio andare d'accordo con tutti. Sì, speriamo. La vita lavorativa è molto più facile e piacevole quando andiamo d'accordo con i colleghi. Ok, parliamo anche dello stipendio. È un argomento un pochino delicato, ma è comunque utile saperne parlare. Ah sì, stipendio significa salary in inglese. È il denaro che guadagniamo lavorando. Normalmente, ragazzi, non chiediamo quanto guadagni alle persone che non conosciamo bene. È considerato un po' scortese? Invadente? È vero, è una domanda abbastanza privata e personale, ma è comunque utile sapere come parlarne quando è appropriato, magari con amici stretti. Sì, certo. Possiamo dire guadagno e poi la cifra, oppure il mio stipendio è e poi la cifra. Attenzione, in Italia lo stipendio normalmente si esprime al mese, non all'anno, come si fa spesso in America. Vero, diciamo guadagno 2.000 euro al mese e non guadagno 24.000 euro all'anno. Esatto, è un po' diverso dal sistema americano. In America dicono molto spesso lo stipendio annuale. Sì, è una differenza culturale interessante. Un'altra espressione utile è prendere lo stipendio. Ah sì, per esempio, prendo lo stipendio alla fine del mese, oppure prendo lo stipendio il 27 di ogni mese. Prendere lo stipendio significa ricevere lo stipendio. È molto comune questa espressione. Perfetto ragazzi, abbiamo parlato di tantissime cose oggi. Sì, davvero tanto. Mi sembra che abbiamo coperto praticamente tutto. Abbiamo visto come dire che lavoro fai, dove lavori, i tuoi orari di lavoro. Abbiamo parlato delle ferie, dei giorni lavorativi, dei colleghi, dello stipendio. Delle responsabilità quotidiane, dell'orario flessibile, del lavorare da casa.
Tantissime cose, davvero. Spero che sia stato utile e chiaro per tutti voi. Io penso di sì. Adesso i nostri studenti dovrebbero essere capaci di parlare del loro lavoro in italiano senza problemi. Esatto. Adesso voglio fare una piccola, come si dice in inglese, un recap. Ah, un riassunto. Sì, facciamo un riassunto veloce di tutto quello che abbiamo detto. Perfetto. Allora, le domande principali che potreste sentire sono: che lavoro fai? Cosa fai di lavoro? Cosa fai nella vita? E le risposte possono essere faccio il, la con l'articolo, oppure sono, senza l'articolo, più il nome del lavoro. Possiamo aggiungere più informazioni con lavoro in per il tipo di posto, oppure lavoro per l'azienda, oppure lavoro come per la posizione. Per gli orari possiamo dire lavoro dalle alle, oppure lavoro X ore al giorno, oppure ho un orario flessibile. Per i giorni lavorativi possiamo dire lavoro dal lunedì al venerdì, o lavoro 5 giorni alla settimana, o lavoro anche il weekend, o ho il weekend libero. E non dimenticate, vado in ferie per le vacanze e lavoro da casa se fate smart working. Esatto, e ricordate di parlare dei vostri colleghi e delle vostre attività quotidiane. Perfetto. Bene ragazzi, penso che per oggi abbiamo proprio finito. Sì, è stata una lezione lunga e molto molto ricca di informazioni. Spero davvero che vi sia piaciuta e soprattutto che vi sia stata utile. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, per favore lasciateci un bel like, è davvero molto importante per noi. Sì, il like ci aiuta tantissimo e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. Cliccate quel bottone rosso che vedete, così possiamo creare più contenuti per voi e aiutare più persone a imparare l'italiano in tutto il mondo. Perfetto, è proprio questo il nostro obiettivo, aiutare quante più persone possibile. Esattamente, e se avete domande, dubbi o semplicemente volete dirci qualcosa, scrivete nei commenti qui sotto. Sì, noi leggiamo tutti i commenti e cerchiamo di rispondere quando possiamo. Ci piace moltissimo interagire con voi, adoriamo leggere i vostri commenti, quindi per favore scriveteci. Perfetto. Allora ragazzi, noi vi ringraziamo davvero di cuore per aver guardato questo video. Grazie mille a tutti, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao, ci vediamo molto presto. A presto e, entusiasta, buon lavoro a tutti! Sì, buon lavoro. Oppure se siete in ferie, buone ferie. Faccio l'occhielino. Esatto. Ciao ragazzi!